Benvenuti viaggiatori, io sono Fleur de Lis e questo è il mondo delle fate. Vi do il benvenuto nell'ultimo video dedicato alla festività di Lughnasadh o Lammas. Nel video di oggi andremo a realizzare una decorazione che si può appendere alla parete, si può appendere alla porta di casa, si può appendere in giardino per decorare il giardino o una terrazza. Quindi comunque una decorazione che si può appendere dedicata alla festività di Lughnasadh. Allora, i materiali che ci occorreranno per questa decorazione sono innanzitutto questo qui praticamente è un cerchio tutto decorato di un acchiappasogni che era rotto e io ho recuperato. Lo avete già visto all'interno del video recuperiamo materiali creativi, il video di riciclo creativo. Questo praticamente era un acchiappasogni che era tutto rotto e rovinato e io ho recuperato le parti che erano ancora sane. Se vi interessa quel video comunque lo trovate all'interno del canale, vi lascio il link. E praticamente oggi lo andremo a sfruttare per realizzare appunto la nostra decorazione di Lughnasadh. Ho voluto utilizzare questo perché comunque ha il bordo giallo, che è uno dei colori di festività. Poi ci serviranno dei nastri sempre colorati con i colori della festività, quindi rosso, verde e giallo. Ci occorreranno delle spighe di grano, del filo di rame, delle fette o comunque delle mezze fette di arancia o limone essiccati. Queste le ho essiccate io personalmente, vi lascio anche di questo video il link dove vi spiego come essicco io la frutta, i fiori e le erbe aromatiche. E poi l'altra cosa che ci servirà sono dei ciondoli, delle perline o comunque qualcosa per abbellire la nostra decorazione da appendere. Io ho deciso di andare a utilizzare queste pietre qui perché comunque sono sui toni del marrone verde scuro, che sono anche questi colori di festività, e quindi andrò a utilizzare queste pietre che io ho acquistato già così, quindi già col gancino e tutto, alla fiera, in un banchino della fiera dell'antiquariato della mia città. Ma volendo tranquillamente si possono trovare cose simili magari anche su Amazon. Io volevo sfruttare queste pietre proprio per questa occasione. Come sempre non vi preoccupate, per tutti i materiali vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni. E se siete interessati alla festività di Lughnasadh o Lammas, vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifacts Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività della ruota dell'anno, inclusa Lughnasadh. Quindi iniziamo! Allora, come prima cosa ci andiamo a preparare tutte le cose che dobbiamo appendere, quindi la spiga di grano, le arance e le pietre. Quello che praticamente io voglio andare a fare, nella parte dove non c'è il gancio per appenderla, qui sotto andrò a mettere tutti i nastri che scendono colorati, e dove ho già la rete delle acchiappasogni ci andrò a mettere le spighe di grano, l'arancia e i ciondoli. Quindi questo per ora ce lo teniamo da parte. Ci prendiamo le spighe di grano essiccate
ci andiamo a tagliare la parte del gambo, e come per l'altro video la parte del gambo che rimuoviamo non la buttiamo, ma ce la teniamo da parte, che magari ci può servire per altri video, per realizzare magari dei portacandele, quindi non la buttiamo. Ci prendiamo un po' di filo di rame e, facendo molta attenzione, perché questo, a differenza di quello dell'altro video, non è inglobato in resina, quindi è molto fragile, facendo molta attenzione ci andiamo a creare un ciondolino per poterlo poi agganciare alla nostra decorazione. Quindi facciamo la sodina solita, ci mettiamo il gambo e delicatamente andiamo a fermarci il filo di rame attorno al nostro gambo, creando una sorta di decorazione sul gambo. Fate molta attenzione perché è molto fragile, quindi rischia che vi si rompe fra le mani mentre lo state fermando, perché comunque è grana essiccato, quindi è molto fragile. Proprio una decorazione semplice. Giusto per avere modo poi di agganciarcelo in questo modo, e lo facciamo per tutti i gambi che vogliamo, per tutte le spighe di grano che vogliamo utilizzare. Una volta finito, questo sarà il risultato. Quindi avremo le spighe di grano tutte fermate all'interno di una piccola decorazione di rame, che comunque riprende anche così un pochino i colori della festività, con il gancettino per poterla poi attaccare al nostro cerchio della chiappasogni. Adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui, ma con le fette d'arancia. Quindi ci scegliamo le fette d'arancia e di limone che vogliamo utilizzare. E facciamo lo stesso identico procedimento, fermando però le fette. Quindi andiamo proprio a crearci una sorta di decorazione, ma nel contempo fermiamo la fetta al nostro filo di rame.
e andiamo avanti così fino a che non abbiamo fatto tutte le fette di arancia e di limone che vogliamo mettere nel nostro cerchio. Quindi queste sono le nostre fette d'arancia essiccate con il proprio ciondolino. Queste, avendo già il gancio, le lasceremo così, e le nostre spighe di grano. Quindi questo sarà quello che andremo a mettere nel nostro cerchio. Quindi prima di appendere poi tutte le nostre cosine andiamo a metterci i nastri. Quindi nella parte che rimane in basso, quindi questa parte qui, andiamo a metterci i nastri, che mi piace che scendano proprio. Quindi ci prendiamo un po' di nastro e semplicemente vado a mettermi il nastro. Non vado a guardare la misura perché non li voglio della stessa altezza, quindi semplicemente vado a tagliarmi il filo, il nastro, scusate. Quindi questo sarà il nostro fondo con tutti i nastri che penzolano, poi tanto mi sarà più facile farvelo vedere quando poi lo appendo. E adesso andiamo ad attaccarci nella parte che ha già la rete tutte le decorazioni che abbiamo creato. Allora, in ultimo ho deciso anche di aggiungerci queste campanelline sempre sui toni della festività. Quindi semplicemente quello che vado a fare, mi prendo il mio cerchio, prendo degli anellini, li metto nel cappio che noi abbiamo realizzato e li vado ad agganciare alla rete dell'acchiappasogni. In questo modo ho la decorazione attaccata. E faccio questo per tutte le nostre decorazioni, e questo sarà tutto il lavoro che abbiamo finito con tutte le nostre decorazioni attaccate. Quindi questa era la nostra decorazione per la parete per la festività di Lughnasadh, quindi con tutte le spighe di grano, le arance e limoni essiccati, queste pietre sui toni comunque del marrone, del verde scuro per seguire i colori della festività, e con i nastri tutti colorati dei colori della festività, quindi verde, rosso, giallo e giallo, e con il nostro cerchio dell'acchiappasogni che abbiamo recuperato da degli acchiappasogni rotti, come vi dicevo, quindi abbiamo riciclato un materiale che altrimenti andava buttato per realizzarci una creazione completamente nuova, completamente diversa per una festività, il che è molto molto bello.
Se vi piace questa creazione e volete ricrearla anche voi per decorare la vostra casa per la festività di Lughnasadh, vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare questa creazione. E se siete interessati alla festività di Lughnasadh e volete avere qualche informazione in più, qualche spiegazione in più sulla festività, vi ricordo che sempre in descrizione vi lascio il link del canale YouTube di Artifacts Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività della ruota dell'anno, compresa Lughnasadh. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo viaggio.